Notiziona dell'anno, questo che vedete è il mio secondo libro, La dura vita del dittatore. È in preordine già da oggi, lo potete acquistare in formato cartaceo o ebook. Il primo non era in ebook. In questo saggio, signore e signori, ho deciso di parlare dei fatti e misfatti e delle curiosità dei tiranni più improbabili della storia. Lo dice anche il sottotitolo, più chiaro di così. Il libro proverà a sviscerare l'essenza di una dittatura, cercherà di comprendere come si sarà al potere, come lo si mantiene e anche come cade rovinosamente dal trono. Ho provato a narrare con uno stile leggiadro, canzonatorio, la psicopatologia del dittatore tipo, con le sue manie, le sue schizofrenie, con casi di studio abbastanza eclatanti e particolari. Ci saranno vecchie e nuove conoscenze, Noriega, Adolfino, Idi Amin Dada, i nostri amici turkmeni, il modesto Bucaram, quel mattacchione di Duterte, il buon Kim e lui, il nostro immancabile Lucone. Il video di oggi doveva far parte di questo libro, ma poi mi sono reso conto che sviava un pochino troppo dal tema dell'intero saggio sui dittatori, era addirittura troppo per un libro di pazzi sclerati, e quindi mi sono detto: ma sai che ci faccio un video. Quindi, siccome prima vi ho menzionato Adolfo, parto citando me stesso. Che superbia, senti lì come sono diventato tracotante. Mi sono sempre chiesto cosa avrebbe detto Sigmund Freud se per una strana congiunzione astrale si fosse trovato davanti, disteso sul lettino del suo studio, Adolf Hitler. Ecco, parlando del nostro Adolfino, una teoria evergreen della storia contemporanea, storpiata e poi modificata in più versioni, è quella della sua morte. O meglio, la sua non morte. Esistono molte versioni bizzarre di questa storia, ma il succo è sempre lo stesso. Hitler non sarebbe mai morto e sarebbe invece riuscito a ricostruirsi una nuova vita in Sud America. A partire dagli anni 50 c'è chi giura di aver visto il Führer in Brasile, in Argentina, in Cile, insomma sempre in qualche posto molto caldo dove sorseggiare un bel bicchiere di pina colada con tanto di ombrellino. Sempre hundere, questo telefono è scassa piglia wunderbar. Buenas noches, meine Führer. Ja. Per esempio, nel 2017 molti media internazionali hanno diffuso la seguente notizia. Un uomo di nome Philippe Citroën sosteneva di aver incontrato un altro uomo con la stessa faccia di Hitler durante un viaggio in Colombia, avvenuto nel 1955. Il tutto corredato da una foto e un documento. Ora, la bassa qualità della fotografia, che sarebbe la prova della fuga di Hitler, non ha permesso di ottenere una versione nitida del volto dell'uomo, il cui nome, sempre secondo il documento, sarebbe stato quello di Adolf Schrittelmeier. Una domanda sorge spontanea: perché l'uomo più ricercato del mondo manterrebbe inalterati sia il nome che i baffi? Io mi sarei già fatto crescere mezzo metro di barba, avrei scelto un nome un pochino meno nazista, tipo Pablo Gonzalo. Ma come sappiamo, tutte le leggende si ispirano alla verità, e anche in questa storia una verità c'è. Si chiama Operazione Odessa. L'Operazione Odessa è un progetto messo a punto dalle SS nazionalsocialiste e da altri esponenti del Terzo Reich con la complicità del Vaticano e dei servizi segreti tedeschi, probabilmente di diversi paesi occidentali anche, che prevedeva la fuga in Sud America di alcuni tra i più brutali protagonisti del regime hitleriano. Molti di loro avrebbero avuto una nuova identità, un nuovo lavoro, una nuova vita. Altri sarebbero stati utilizzati in chiave anticomunista e antirivoluzionaria da parte degli americani. L'obiettivo dell'organizzazione Odessa era anzitutto messianico. L'intento era quello di diffondere, come prosieguo della disfatta del 1945, la religione nazionalsocialista in America Latina. Secondo alcuni storici, i soldi dei finanziamenti alla rete dell'Operazione Odessa provenivano dall'oro confiscato agli ebrei e dai saccheggi dei beni compiuti dai nazisti che occupavano i territori extra tedeschi. Così, nell'autunno del 45, mentre a Norimberga iniziava il primo dei due processi che portava alla sbarra 24 gerarchi nazisti, molti esponenti di spicco del Terzo Reich, come Erich Priebke, capo dell'SS e responsabile dell'eccidio delle fosse ardeatine, o Josef Mengele, il sadico medico noto per i suoi esperimenti sui gemelli, sparivano nel nulla. O meglio, si rifacevano una vita in Sud America. Recentemente sono stati ritrovati documenti che attestano di una fuga in Argentina avvenuta tra il 41 e il 43, ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, di qualche migliaio di nazisti che avevano portato con sé enormi patrimoni sottratti agli ebrei perseguitati dal regime di Hitler. Dopo la guerra, a Buenos Aires si calcola che fosse presente una comunità tedesca formata da 1400 persone, sostenute da 12.000 simpatizzanti e da altri 8.000 militanti di diverse organizzazioni locali. I governi dell'epoca facevano finta di niente e lasciavano agire i nuovi arrivati come parte della massa di immigrati che era giunta per sfuggire al conflitto e al terrore hitleriano, anni prima. L'Argentina è stata sicuramente il luogo di elezione, una sorta di ricovero dorato per migliaia di nazisti, ma anche gli altri paesi del Sud America non sono stati da meno.
Accanto ai, diciamo così, pezzi grossi del Terzo Reich, altre personalità dei nomi meno noti intraprendevano nuove carriere, vivevano esistenze più modeste lontano dai riflettori. Altri invece erano così convinti e speranzosi di un'eventuale improbabile riscossa nazionalsocialista che continuarono a portare avanti i loro folli progetti. Tra questi c'era l'infermiere Paul Schaeffer. Sì, lo so, si dice Paul, ma purtroppo mi viene da dire Paul, e Paul rimarrà capo di Colonia Dignidad, un villaggio fondato in Cile e il luogo dove sono stati messi in atto violenze più indicibili. Attorno alla triste vicenda di Colonia Dignidad si incentrano alcuni dei passaggi storici e dei misteri più incredibili della storia contemporanea, ma la domanda del giorno rimane: chi è Paul Schaeffer e che diavolo faceva prima di arrivare in Cile? Paul Schaeffer è un ex membro della gioventù hitleriana, poi diventato aiuto medico della Wehrmacht tedesca. Nasce a Troisdorf, un paesino vicino Bonn, da Anna Schneider e Jakob Schaeffer, una coppia di origini molto modeste di fede luterana. Durante l'infanzia, Schaeffer viene descritto come un bambino goffo, trasandato, e a scuola viene bersagliato da tutti, dai bulli. La situazione peggiora quando un giorno il piccolo Paul ha un incidente abbastanza macabro. Mentre cerca di sciogliere il nodo delle scarpe con una forchetta, non chiedetemi perché, si infilza per sbaglio all'occhio sinistro. Perde completamente le funzioni del bulbo oculare e quindi viene rimpiazzato con un occhio di vetro, cosa che si porterà avanti fin nel resto della vita e gli altri bambini continueranno a emarginarlo e prenderlo ancora di più in giro. È duro fare tutto d'un fiato. Quando Paul diventa un soldato, coglie la palla al balzo per inventarsi una nuova storiella sul suo occhio. Racconta a tutti di averlo perso durante i combattimenti sul fronte orientale, ricamandoci su un aneddoto molto più affascinante rispetto all'episodio della forchetta. Ma nonostante le capacità affabulatorie, la sua carriera militare durante la Seconda Guerra Mondiale non è particolarmente brillante, il massimo grado raggiunto è quello di caporale. Di fatto Schaeffer non ha mai ricoperto un ruolo di enorme prestigio e rilevanza all'interno del Terzo Reich, eppure all'età di 40 anni sarà ugualmente costretto a lasciare la Germania Ovest. Il perché lo scopriremo tra poco. Schaeffer è un personaggio oscuro, ma come abbiamo detto è dotato di ottime capacità di convincimento. Frequentando la chiesa evangelica nel villaggio di Lutzow-Dannenberg, Schaeffer inizia a sviluppare una sua idea religiosa, basata sul lavoro estenuante, sulla vita ascetica, come unico modo per salvare le anime della gente. Questo strano credo viene presto condiviso da altri concittadini e da varie famiglie tedesche, così Schaeffer capisce che è venuto il momento di costituire una comunità religiosa, anche se per rispetto in chi crede sarebbe meglio definirla come setta. L'idea si rivela grandiosa, sia perché alla comunità cominciano ad aderire tantissime persone facoltose, sia perché i nuovi adepti spesso cedono a Schaeffer beni e proprietà tutte loro, convinti che questo sia il bene di tutti. Eppure portare avanti il progetto ad un livello più alto è complicato, perché la polizia non smette mai di tenere gli occhi puntati su di lui. Il motivo è che Schaeffer, oltre al suo passato nella Wehrmacht, ha anche un altro scheletro nell'armadio. È sospettato di essere un adescatore di minori e la comunità è piena di bambini e adolescenti. Così nel 1960 Schaeffer ha un'idea: spostare la sua setta in un posto più tranquillo. La scelta ricade sul Cile. Perché proprio lì? In quel periodo l'operazione Odessa è in piena attività. Una rete estremamente organizzata riesce a disperdere le tracce in America Latina dei più grandi criminali del Terzo Reich e, consapevole di essere un pesce piccolo in un mare grande, Schaeffer sa che con lui sarà un gioco da ragazzi. L'opportunità gliela porge su un piatto d'argento Arturo Maschke, ambasciatore del Cile nella Repubblica Federale di Germania. Maschke offre supporto legale per l'accoglienza e il collocamento di Schaeffer e di tutti i suoi adepti. Così, nel giro di un anno, nasce Colonia Dignidad. Ma che cos'è Colonia Dignidad? Sulla carta è una sorta di comune, o meglio una piccola comunità di campagna nella quale si concentrano famiglie di origine tedesca, giunte dalla madrepatria dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Tutto all'apparenza è bello, armonico, tranquillo, le donne hanno capelli biondi e indossano abiti tradizionali bavaresi, si sfornano regolarmente strudel e pane e le case hanno fattezze tipiche del sud della Germania. L'obiettivo è quello di creare un centro che sia un modello di vita, che ospiti strutture capaci di accogliere persone, soprattutto bambini, che hanno bisogno di cure e assistenza. Il terreno che Schaeffer riesce a ottenere con una certa facilità grazie ai buoni rapporti che ha costruito con l'ambasciatore cileno occupa una superficie di circa 15.000 ettari e ben presto sarà coltivato e curato da donne e bambini, secondo un ferreo e durissimo regime di schiavitù. I governi cileni mostrano grande attenzione e benevolenza nei confronti della comunità bavarese, concedendo l'esenzione ad esempio del pagamento delle tasse, in quanto viene considerata come un'associazione benemerita. In realtà Colonia Dignidad non è né un esperimento sociale né una comunità identitaria. Colonia Dignidad è un inferno.
Una creatura partorita dalla mente malsana di un personaggio che ha fatto da sempre della manipolazione e della violenza il suo modus operandi. Nel villaggio, chiamiamolo così, di Schaeffer non ci sono soltanto tedeschi, ma anche bambini che appartengono a famiglie poverissime della zona, che vengono rieducati, ovvero adattati forzosamente alle abitudini bavaresi della comunità, sfruttati nei lavori da campo e, come vedremo in seguito, vittime di varie forme di violenza. All'ingresso della struttura campeggia la scritta Benefactora Dignidad, in uno stile che ricorda, in modo abbastanza inquietante, la più nota dicitura Arbeit macht frei, e in effetti qualche similitudine c'è. Le regole della colonia sono durissime. In nome di un purismo spirituale e di un'attività caritatevole volta alla cura, al benessere dei bambini, si cela in realtà una prigione guidata da uno spietato, diciamo così, despota, uno di quelli che noi possiamo trovare tranquillamente in questo mio nuovo libro. La comunità separa gli uomini e le donne, discriminando quest'ultime, spesso ripudiate, torturate e vessate in quanto peccatrici. Sono vietati i rapporti sessuali, l'uso della televisione, della radio, la lettura dei giornali e l'utilizzo del telefono. Gli uomini, ma purtroppo anche i bambini, hanno il solo compito di lavorare duramente anche per 15 ore al giorno, sia per costruire nuovi edifici, destinati a ospitare sempre più persone, che per lavorare i campi. Nulla viene lasciato al caso. Schaeffer deve avere tutto sotto controllo, assicurandosi che ogni comunicazione sia monitorabile e che non raggiunga nessuno all'esterno. Potremmo definire Colonia Dignidad come un grande fratello, in pieno stile orwelliano. Il villaggio lager è circondato da una colonna di reti elettrificate e le torri di controllo si stagliano in ogni angolo dello spazio, osservando gli spostamenti della popolazione. Qualche raro individuo che cerca di scappare viene subito braccato, neanche fosse una volpe, e grazie a un rigido e incredibile sistema di complicità viene immediatamente riportato nel perimetro della colonia dalle stesse autorità di polizia locali. L'orrore vero però riguarda proprio i minori. Quei bambini che, in base a quanto dichiarato da Schaeffer, sono stati il motivo stesso della fondazione di Colonia Dignidad. Come nei lager nazisti, uomini, donne e bambini vengono tenuti separati, vengono smistati in punti diversi del villaggio. I bambini, ai quali viene fatto divieto di far visita ai genitori, vengono tutti affidati alle cure di Schaeffer e potete immaginare di quali abomini stiamo parlando. Chi cerca di opporsi viene pesantemente torturato, si parla addirittura di scariche elettriche sui genitali, viene privato del cibo o imbottito di psicofarmaci. Schaeffer utilizza anche il suo ruolo di leader religioso per convincere i ragazzini, ma anche gli adulti, che tutto quanto sta ordinando è corretto e ha una legittimazione divina. Infatti i bambini sono spesso convocati nella sala preghiere, dove assistono alle letture della Bibbia da parte dell'aguzzino, che naturalmente fornisce la propria interpretazione delle sacre scritture, le utilizza per legittimare i comportamenti più abietti. Schaeffer non si limita ad adescare e abusare i giovani tedeschi. Si rivolge anche alle famiglie povere della zona, convincendo i genitori a spedire i figli presso la colonia, dal loro vista come un luogo prestigioso, in grado di assicurare un'istruzione di qualità e un futuro riscatto sociale per i propri piccoli. I suoi fedelissimi sono gli scagnozzi incaricati di reclutare i piccoli abitanti della zona per poterli rendere schiavi al servizio della comunità. Un altro aspetto inquietante della gestione scolastica di Colonia Dignidad è che ai bambini viene insegnato il tedesco e non lo spagnolo. Non dobbiamo tra l'altro dimenticare il contesto in cui tutto questo succedeva, vale a dire il regime di Pinochet. E tra l'altro ne parlo del nostro caro amico Pinochet in questo libro. Come ben sappiamo, a partire dal 73 in Cile era stato deposto con un colpo di stato orchestrato anche dagli Stati Uniti il presidente democraticamente eletto Salvador Allende. Al suo posto venne instaurato il regime militare del generale Augusto Pinochet, che avrebbe governato con pugno duro fino al 90. Con l'avvento al potere del dittatore, Colonia assunse un ruolo di grande importanza per il regime militare. Si trasformò in un centro detentivo per tutti gli oppositori politici inviati dalla DINA, la polizia segreta cilena. Al suo interno furono costruiti bunker, lunghi tunnel sotterranei e laboratori molto simili a quelli di Auschwitz. La colonia diventò quindi uno dei luoghi in cui Pinochet poteva mettere in pratica i suoi metodi di repressione contro gli oppositori politici al regime, dalle torture fino alla morte. E non è tutto. Il villaggio diventò anche il principale centro di svago della famiglia Pinochet durante i fine settimana. Le relazioni tra il dittatore cileno e Paul Schaeffer si fanno davvero strette. Schaeffer ricevette in dono dal tiranno un elicottero da guerra e un giacimento di titanio, aggiungendo di fatto nuove ricchezze a un patrimonio già cospicuo di suo, aumentato notevolmente dal 61 con il commercio dei beni prodotti dagli abitanti della comunità. Schaeffer ringraziò, concedendo al Pinochet la cittadinanza onoraria della colonia.
Dopo la fine del regime di Pinochet, le attività di Schaefer alla guida di Colonia Dignidad continuano ancora per qualche anno. Il pastore domina ancora con una certa ferocia la comunità, restando completamente impunito grazie all'appoggio di alcuni personaggi eminenti che fanno parte delle alte sfere della società cilena, che garantiranno al nazista una protezione per almeno altri 6 anni. Le prime testimonianze che aprono uno squarcio sull'inferno di Colonia Dignidad risalgono al 67, quando il giovane Wolfgang Müller riuscì a fuggire dal lager e a raggiungere la Germania. Qui Müller descrive dettagliatamente quello che accade all'interno della comunità, ma nessuno gli crede. Prima del golpe di Pinochet qualche altro recluso riesce a scappare, ma il regime, in strettissimi rapporti con Schaefer, mette tutto a tacere. L'anno dopo fugge anche un altro recluso, si chiama Heinz Kuhn. Anche per lui però scatta il clima di omertà, di diffidenza, che si esplicita soprattutto negli ambienti politici tedeschi. Soltanto nel 1977 Amnesty International porta all'attenzione della comunità internazionale il caso di Colonia Dignidad, spiegando al mondo i soprusi e le brutalità compiute da Schaefer e dai suoi scagnozzi. Negli anni 80 riescono a scappare il gerarca Hugo Barr e i coniugi Packmore, entrambi coloni, e a fornire dettagli di tutti i crimini che si commettono. Le storie sono tante, sono tutte diverse. C'è quella di Erika Timm, donna bionda, dall'accento fortemente tedesco, che spiega come si svolgeva la vita in colonia, con lavoro duro nei campi e poco cibo. Erika cita il caso di suo marito che un giorno, quando già sono sposati, scoppia in lacrime dicendo di aver ricordato gli abusi subiti da Schaefer. L'uomo, che si chiama Gunther Schaffrick, si trasformerà ben presto da vittima in carnefice, in quanto successivamente verrà arrestato e condannato a 11 anni di carcere. Pare infatti che fosse un reclutatore di bambini per il leader di Colonia Dignidad. C'è la storia di Efraim Wehoff, figlio di cileni, portato nell'ospedale di Colonia a soli 2 mesi di età per un'influenza, per poi ritrovarsi imprigionato fino all'età adulta. Racconta della capacità di manipolazione di Schaefer, che convince i piccoli che tutte le violenze e gli abusi da lui praticati nei loro confronti sono permesse dalla Bibbia. Dopo la fuga di Schaefer nel 97, molti coloni più giovani, nati a Colonia o presenti lì fin da bambini, fanno i conti con la realtà, scoprono che la vita è diversa da quella condotta fino a quel momento. Molti non hanno neanche idea di come nascano i bambini e credono ancora che innamorarsi sia un peccato. Soltanto nel 97, in corrispondenza del definitivo ritorno al pluripartitismo per il Cile al tramonto di Pinochet, le cose per Paul Schaefer cominciano a mettersi male. L'ex aiuto medico dell'esercito tedesco nazionalsocialista inizia a essere assalito da troppe accuse di violenza e abusi sessuali e decide di scapparsene in Argentina, dove alla fine verrà arrestato nel 2005. Al momento della cattura, Schaefer si trova in una casa in cui vive con una figlia adottiva e qualche suo ex fedelissimo della colonia. Morirà in carcere soltanto nel 2010, alla veneranda età di 88 anni, un numero che, ironicamente, ha una simbologia non estranea a certi gruppi neonazi. Cos'è oggi Colonia Dignidad? Cosa rimane di quel terribile lager teatro di abusi e torture? Poco o nulla, se non il tratto tedesco che contraddistingue tutto ciò che è presente, dall'architettura degli edifici fino ai tratti somatici di chi ci vive. Oggi Colonia Dignidad ha un nome rassicurante, Villa Baviera, ed è un grande villaggio vacanze con tanto di 4 stelle su 5 di valutazione nelle recensioni su TripAdvisor, dotato di piscine, ristoranti e alberghi. I turisti possono godersi questo piccolo angolo di Germania, gustando cucina tedesca e ascoltando orecchiabili melodie bavaresi. Dal 2007, ovvero poco dopo l'arresto di Schaefer, Villa Baviera si è completamente dedicata al turismo. Nel villaggio si producono vari prodotti agricoli, che poi si vendono sia negli spacci del paese vicino che nella capitale Santiago e nelle altre città cilene più importanti. Birra artigianale, vari tipi di pane, miele, formaggio ricavato dal latte locale, carne insaccati, uova, torte e biscotti vengono tutti prodotti con il marchio di Villa Baviera. Il sito internet della comunità, molto ricco di particolari, spiega perfettamente tutto ciò che è presente all'interno della struttura, a partire dal ristorante Zippelhaus, di cui si magnifica la qualità dei piatti della tradizione tedesca, insieme ai 100 posti a sedere all'interno e i 40 sulla terrazza con vista panoramica sulla montagna. Nel ricco menù del sito, il villaggio offre, oltre a piscina e vasca idromassaggio, il tour coloniale, il trekking, l'idrobike, i giri a cavallo e 2 opzioni piuttosto inquietanti se si pensa al passato del posto, i giochi infantili e l'angolo dei ricordi. Dalle pagine del sito vengono prese le distanze innumerevoli volte da quanto è accaduto nel passato. Si sottolinea come Villa Baviera sia in realtà un progetto nuovo che nulla ha a che vedere con la storia di Colonia Dignidad e che chi anima questo progetto è una vittima di quel doloroso passato e intende guardare avanti. Fatto sta che Villa Baviera difficilmente potrà
essere considerata una normale località turistica ed è molto difficile che il soggiorno non finisca per somigliare più a un macabro tour dell'orrore che a un'allegra vacanza in famiglia. Al massimo, se la visitate, per non abbattervi troppo, portatevi dietro il mio nuovo libro, perché la dura vita del dittatore vi insegnerà a non uscire fuori di testa. Come leggerete, di pazzi al potere questo mondo è pieno, ma questa guida, scritta dal signor Guida, potrebbe fare forse da antidoto. E ora che ho concluso anch'io il mio sermone alla Paul Schaefer, Paul e non Paul, vi lascio liberi, ricordandovi però che qui in descrizione trovate il link per preordinare il libro in versione cartacea o anche in ebook. Dal 27 settembre lo trovate pure in libreria. Per Aspera ad Astra.